Sì, le ho avute le emergenze. Allora, col K ho avuto uno stallo ma a terra, no? Che poi sto aeroplano lì l'ho dovuto portare indietro, aveva fatto 1000 gradi, dovevamo tirare giù il motore e tutto, ma quei tempi là non è che c'erano molte possibilità di fare spostare cose, perché c'era il C-119, caricare motore, portare cose, non è che... E l'ho portato in volo da Trapani a Gioia del Colle, un velivolo che ha fatto 1000 gradi, quindi non è che... col 104 ho avuto 5-6 perdite d'olio motore con l'apertura del cono di scarico e diciamo che 5 volte tirando il maniglione il cono di scarico si è chiuso, tornavo indietro. Pensa che la prima l'ho avuta all'inizio che sono arrivato lì, c'erano 1200 metri a Cameri, noi eravamo nella zona, la Roma 64, eravamo sopra Cuneo, mi si apre il cono di scarico, tiro il maniglione e ho visto che l'olio non c'era quasi più. E allora, puntato verso casa, ho messo l'89-90%, non ho toccato niente, sono venuto giù, accompagnato dall'altro, no? Fatto la discesa senza mai toccare manetta, perché a quel punto lì ogni smanettato che uno gli dà carichi i cuscinetti, tutte queste cose qua, no? Sono venuto giù, ho fatto il GCA, faccio il GCA, quello del GCA mi ha portato alto e storto, no? Quando ho visto la pista non ci stavo dentro, ho dovuto riattaccare, quindi ho dato motore, riattaccato, e allora ragazzi mi fa, ne famo un altro, dico sì, lo fai bene perché se lo sbagli mi lancio, perché era quella lì la storia. Allora mi ha fatto un GCA stretto e sono riuscito a atterrare. Quando hanno smontato il motore aveva i cuscinetti viola, cioè praticamente avevo ancora magari un 30 secondi o qualcosa e poi grippava. L'ultima di queste perdite qua, ho tirato il maniglione e non si è chiuso. Avevo 2 in addestramento durante un volo notturno e ho messo il post bruciatore, ho detto loro di allargarsi, no? Di mettersi in massima autonomia oraria. Ho messo il post bruciatore, sono salito su 4000 piedi, sono entrato, io quando volavo facevo sempre le prove, vedevo per terra i punti, questo e quell'altro, per cercare di entrare dentro i circuiti precauzionali, no? Perché non si sa mai, non c'è il TACA, non c'è questo, non hai quell'altro, sai che quel punto lì è, per dire 4000 piedi, hai la possibilità di arrivare a Torno Novara, fai il giro, 4000 piedi, quando mi sono allineato con la pista, visto che ci stavo, che entravo dentro, ho tolto il post bruciatore e praticamente ho fatto tutto un avvicinamento come se non avessi il motore, no? Il motore non spingeva niente. Sono arrivato in testata pista, mi sono tenuto 500 piedi in più, perché non si sa mai, no? E sono arrivato lì, un colpetto d'aerofreno, giù il carrello, toccato, con i flaps UTO, ho toccato e sono praticamente uscito fuori dalla pista e quegli altri 2 sono atterrati, no? Diciamo che, come dicevo all'inizio, il K mi ha insegnato, no? Perché aveva sempre le spie accese, questo e quell'altro. Il K, ad esempio, aveva il controllo elettronico del motore, no? Il controllo elettronico del motore, la manetta seguiva praticamente su tipo un reostato, no? dove arrivava l'impulso elettrico e poi c'era il computer che era a valvole che dava il segnale al controllo del carburante e tutta cosa qua. Tante volte, perché non c'erano in quel periodo là, non c'erano gli shelter, non c'era niente, i velivoli dormivano fuori, avevano solo una cappotina sui tettucci, no? E a Gioia c'era umidità, quindi l'umidità cosa faceva? Ossidava la parte del reostato in pratica, no? E ossidandolo dava dei tagli, no? Allora, sta cosa qua,
passavi sull'emergenza, passando sull'emergenza si bloccavano i giri dove erano per, adesso non mi ricordo se era 10 secondi, non me li ricordo più perché stiamo parlando di 50 rotti anni fa, no? Prendevi la manetta, la facevi andare su e giù così, no? Pulivi lo strato dove c'era sto ossido, la mettevi più o meno dove era, ripassavi sul normale e andavi, non c'era problemi, no? L'altra emergenza che ho avuto durante un volo prova a Caselle, perché andavo a fare i voli prova per l'aeronautica, no? I velivoli che uscivano fuori dall'ispezione, andavo a volarli, poi se andavano bene li deliberavo oppure dicevo cos'è che non andava e allora dico, volavo un G, gli ultimi G che c'erano lì. Decollo, come decollo metto dentro il carrello, l'aeroplano si mette per così, no? Porca. Rimetto giù il carrello, metto giù il carrello, va dritto. Ritiro sul carrello, fa così, lo rimetto giù, fa così, dico lascialo giù, non se ne parli più, sono atterrato. Cos'era successo? Che la valvola di intercettazione praticamente dello steering non ha funzionato, no? Perché mettendo sul carrello, il carrello quando entrava dentro faceva sto movimento qua a ruotino, no? E il ruotino cos'era? Asservito al timone dietro, no? Non sganciandolo, questa valvola, non sganciando, quando lui faceva sto movimento qua per entrare in sede, mi muoveva il timone dietro e andava e si metteva e attraversava. Un'altra volta andando a Decimo, sono arrivato eravamo sui 7-8 mila piedi, aveva un missile sull'estremità alare, 2 pylon sotto, una configurazione bruttissima quella lì. Ero verso Genova, incomincia l'aeroplano a fare da 2005 a 8005, praticamente fluttuavo io, boom, boom, boom. Cioè andava come se io avessi preso la manetta e facevo così, no? Riduco, vado sul 90% e ho visto che fluttuavo solo più di 500 libbre, no? Dico, dichiaro emergenza, torno indietro. Dico, speriamo che qualcuno mi venga a dare una mano. Sono andati a Decimo loro. Io sono tornato indietro da solo e ho fatto tutto l'avvicinamento col 90% flap su TO e sono atterrato con i flap su TO con quella configurazione lì che era bruttissima. Quindi con una velocità abbastanza alta, però sono riuscito a fermarmi senza grossi problemi, non sono andato in barriera. All'inizio, l'ultimo, poi sono uscito fuori pista. Smonto d'allarme, eravamo a sottovalutazione, dice, ti va di fare un volo? Dico, sì. Vado a fare il volo, ero in zona, sul lago di Viverone, avevamo una zona lì, la Delta 47, mi perdo tutto l'olio dell'impianto idraulico numero 2. L'impianto idraulico numero 2 aveva le utility, quindi carrello dove metterla con l'emergenza, non avevo lo steering, non avevo i freni potenziati. Vabbè, andiamo giù, metto giù il carrello con l'emergenza, lo blocco, atterro, sempre su TO, no, avevo il flap sulle, metto giù i cose, tiro sul flap, tiro il parafreno, perché dico do un colpo di parafreno e poi con i freni così cerco di tenerlo su. Cameri c'è quasi mai il vento, quando c'è vento di traverso, tiro il parafreno, mi ha fatto fare sto movimento qua, lo sgancio subito, freno, cerco di tirarlo su e con i freni potenziati non c'era verso di portarlo verso il centropista e mi esce fuori così, no? Sono andato praticamente con la pista è questa, io sono arrivato lì, arriva prima la ruota questa qui, ha fatto come cingolo, no? Come un cingolo,
si è fermato e l'aeroplano si è alzato così, dico, porca troia, qua adesso pianto l'ala per terra e sono fatto, perché tanto non potevo lanciarmi, era messo così. E invece, boh, è ritornato giù, entra dentro l'altro, l'ha fatto dall'altra parte, poi si è stabilizzato dritto, ho saltato tutti i raccordi e sono arrivato su, naturalmente col motore su stop, perché ormai era... L'aeroplano non ha avuto problemi, aveva avuto un sassolino che aveva preso un flap, quindi non ho avuto problemi. Quando sono arrivati i pompieri ero già giù per terra, ero già saltato fuori e ho fatto il segno dell'ombrello. Allora, diciamo, per concludere un po' la cosa, no? Il nostro mestiere, il nostro coso, bisogna essere preparati, però alla fine un 5% di fattore C, io lo chiamo fattore C, ci vuole, no? Perché come ho detto prima, questo ha girato così, bastava girarsi un po' di più, piantavo la tanica per terra, mi capottavo ed ero morto. Bisogna mai pensare a quello. Quando sono arrivato con che avevo il cuscinetto che era quasi cotto, ne ho ancora avuto uno, adesso mi è venuto in mente, siamo decollati da Cameri, non mi ricordo più se era su Scramble o su qualcosa, siamo atterrati a Istrana. A Istrana abbiamo fatto rifornimento tutto, dovevamo tornare indietro, chiediamo la messa in moto per tornare, arriviamo in pista, facendo la prova motore, 100%, piantato motore, ma porco cane, si era rotto il cavo manetta, che poi dopo sono stati sostituiti tutti, perché il cavo manetta è un cavi con dei trefoli, sono poi stati sostituiti tutti. Anche lì, con il fattore C, se invece di succedere lì, succedeva 2 secondi o 3, 10 secondi più avanti, che io ho fatto la rotazione e tutto, mi piantava il motore, era un lancio. Era un lancio. Quindi in tutte queste cose qua bisogna avere la fortuna.